are in our offices, the offices of DM Global, or DMG if you prefer, if you already know us a little bit. Why are we here? Because we are in the heart of the Crypto Valley in Switzerland. We are in the heart of Switzerland and in the heart of the Crypto Valley, which basically is the Canton Schwyz here. That's why basically we decided to be in this area. It's a little town called Schindellegi. Probably you don't know it. I didn't know it either before, and we created this company, DM Global, together with a very strong partnership, which is Unicrypt. Unicrypt is already on the market since 3 years with his platform. That platform is basically the base of our ecosystem, which includes our token, which includes our POS machines, which includes ATMs, but mainly has been created, the whole ecosystem, to permit to people to be again free from banking systems or complex systems of payments, and basically also to reduce the costs. So what we are creating is an ecosystem which basically gives the possibility to everybody to have an account, to have a wallet from which he can send out money, receive money, exchange it from crypto to fiat, from fiat to crypto, and of course also create all together a huge community in the world. That's why it's called global, by the way. And the more people will be using it in daily life, because DMG is created and has been created to be a means of payment, grocery store, your petrol station, your barber, and whatever else you want to imagine, you can pay with our token very easily through our hardware, which are the POS machines, which we will be spreading around the world all together with you if you want to participate in this. Unicrypt and DMG have been working together for quite some time now, and we've built a fantastic community around the technology that Unicrypt provides. DMG specializes in payment services and payment systems for people from all over the world to be connected to the first world banking system using the blockchain. We have payment terminals, we have ATMs, we have mass payout solutions, specifically catering to any kind of use case for big institutional users, banks, family officers, but also, of course, the retail user in the third world countries that are looking to get an edge in their personal life and get connected into the first world banking system. DMG specializes on providing segregated wallets to anybody in the world. In just a few clicks, you can open an account, create a wallet, and be in full control of your funds at all times. Obviously, we provide you with all the necessary tools to be fully connected to the first world banking system using our patented technology. You can do mass payouts, you can do payments, you can do remittance all over the world at any time you seek fit, and essentially transfer crypto as well as fiat funds through our ATM terminals at any time you desire. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Hanno già detto tutto praticamente sul video, quindi non resta molto da dire, però parlerò in italiano invece che in inglese stavolta, perché mi preme invece spiegare perché è stato creato DM Global, allora che esiste già la piattaforma Unicrypt. La piattaforma Unicrypt esiste per i cavoli suoi, funziona soprattutto per un B2B, e durante il lockdown primo 2020, marzo, ci siamo concertati io con Rafael e abbiamo detto, perché conoscevamo già, lavoravamo con Unicrypt, abbiamo detto ma perché non portare questa tecnologia alle persone, alla gente, soprattutto a quel 1,7 miliardi, 2 miliardi di persone che non hanno assolutamente accesso al mondo bancario tradizionale, vuoi perché non hanno un indirizzo, vuoi perché non possono neanche entrare in una banca se non li mandano fuori, e vuoi perché magari devono mandare dei soldi da una parte all'altra del mondo, perché lavorano magari in un posto, non lo so, negli Stati Uniti o a Milano, e mandano dei soldi a casa nelle Filippine, per esempio. Infatti abbiamo una grossa comunità di filippini che sta usando il nostro servizio proprio per questo. Ed è per questo che abbiamo creato praticamente la parte DM Global. Perché Global? Perché vorremmo raggiungere tutti quei luoghi che hanno la possibilità, o no, hanno le difficoltà, scusate, di appunto
spostare denaro, in qualsiasi forma essa sia, che in realtà quello che abbiamo sul nostro wallet, ve lo spiegherà dopo Rafael, sono entrambi, sono criptomonete e abbiamo tutto il wallet anche con il fiat. Cosa vuol dire in realtà? Vuol dire che quello che ci piace è l'idea, il concetto di una community. Cioè la nostra mission è di creare fondamentalmente questo, più possibilità di persone che interagiscono sullo stesso ecosistema con i sistemi di pagamenti che abbiamo, ma con i sistemi anche di holding, nel senso che possono tranquillamente tenere a casa, cioè dentro il loro wallet, tutti i loro averi. La cosa bella è che li possono toccare tutti i giorni. Noi non facciamo banking, poi ve lo spiega meglio, no, poi se no ti rubo tutto quello che devi dire tu nel caso. Quindi questa è la nostra mission, cioè dare la possibilità a chiunque di mettere del denaro in qualsiasi forma, fiat o cripto, in un posto sicuro. Perché è sicuro? Beh, è sicuro perché la nostra piattaforma è stata creata completamente da noi da zero, sono già 5 anni praticamente adesso. VM Global si è agganciata a questa piattaforma che già esiste, che già lavora, ha più di 13 milioni di clienti Unicrypt. Noi siamo molto più piccoli, ma in fase di crescita proprio per far capire là fuori che c'è una possibilità sicura, serena e tranquilla sia di tenere del denaro che di spostarlo. Lascio la parola a Rafael a questo punto. Ok, grazie. Vai grazie. tranquillo. Allora, se potete cambiare la slide qua, mettiamo l'altra slide, eccola qua. Come mi ha presentato Michael, sono più l'operativo della DM Global e oggi adesso andiamo a vedere proprio insieme di che cosa si tratta questa piattaforma, no? Mi metto di qua così ve lo spiego meglio. Allora, cerco sempre di spiegare che la piattaforma è vista come un ledger, quindi una chiavetta dove noi possiamo mettere i nostri fondi con le nostre chiavi private dentro. Noi diciamo sempre che è blindata e decentralizzata perché dal momento in cui vi registrate non avete un wallet in condivisione con noi, avete solo un account su questa piattaforma. Dovete creare le vostre master password, dal momento che le create si generano i wallet direttamente in blockchain. Quindi diventerete voi i responsabili dei vostri fondi da quel momento in cui create la master password. Ma anche in controllo. Anche il controllo e responsabile allo stesso tempo. Dall'altra parte, essendo decentralizzati, non facciamo custodia e quindi non facciamo la KYC per una questione di privacy, perché se siete voi che avete le chiavi private in mano e allo stesso tempo gestite i vostri fondi, noi non possiamo fare la KYC, non essendo che non facciamo neanche prestazione di servizio e custodia. Ora andiamo più nel pratico, dove una volta che possedete il wallet potete ricevere, quindi mandare attraverso altri indirizzi esterni verso il wallet decentralizzato, oppure potete registrare su Withdraw un vostro wallet esterno e fare withdraw, quindi anche lì è semplice. Potete usufruire di questo servizio che è Liquidate to Bank, e non parliamo di bonifici, parliamo di invio di denaro. Quindi voi, con i fondi, gli asset presenti nella piattaforma, mandate al vostro conto, perché deve essere combinato conto e piattaforma, e dal momento che mandate al conto, noi prendiamo le cripto, ve le vendiamo a un'altra azienda che fa servizio di invio di denaro e vi arriva denaro sul conto corrente dalle 24 alle 48 ore, anche di sabato e di domenica, perché non è un bonifico, come dicevamo prima. Quando arriva sul conto arriva a nome dell'azienda, perché è l'azienda che fa il servizio per voi. Questa è un'altra funzionalità che abbiamo come Liquidate to Bank. Dentro la piattaforma possiamo anche convertire e fare gli swap tra cripto e fiat. Fiat che sarebbero messe come stablecoin, perché diamo il controvalore della moneta fiat, ma in realtà non facciamo custodia, quindi non possediamo le fiat, ma il controvalore con l'andamento del mercato di ogni moneta fiduciaria. Possiamo utilizzare l'ultima parte in fondo, Send to Friend, dove le persone che hanno la stessa piattaforma attraverso la mail si possono mandare
qualsiasi tipologia di cripto o di moneta fiat pagando l'1% di fee e soprattutto immediatamente, perché attraverso la nostra tecnologia riusciamo a mandare più velocemente Bitcoin, Ethereum o altre tipologie di monete, come possono essere euro o dollaro, eccetera, eccetera, pagando l'1% di fee. Come diceva anche Michael, come avete visto anche nel video, ci sono le ATM dove anche lì riusciamo, una volta che vendiamo le cripto, a percepirle subito. Io vengo di Milano, originario brasiliano, però vivo a Milano, e cosa succede? Quando sono andato a un ATM point di Bitcoin, quando vado a mettere il mio portafoglio e vendere dei Bitcoin in questo caso, devo aspettare la conferma in blockchain. Finché non avviene la conferma in blockchain, io devo aspettare. Se non avviene quel giorno, devo andare a casa o devo andare a fare altro. Dopo, quando vedo dal mio portafoglio che la conferma è avvenuta, ritorno di nuovo in quell'ATM point per mettere il codice della transazione e percepire i miei contanti della cripto che avevo venduto. In questo caso, con la tecnologia, riusciamo subito, immediatamente, a vendere un nostro asset e percepire i contanti se ci troviamo in Italia. Se ci troviamo da un'altra parte del mondo, la stessa cosa con la moneta corrente dove ci troviamo. Questo è un altro servizio. Abbiamo visto anche dei POS dove abbiamo deciso al posto dei POS, perché noi abbiamo i software, non le macchine, quindi la produzione veniva fatta all'estero, ma per problematiche di chip ritardavano la logistica e quindi abbiamo deciso di fare le app, perché le persone hanno un Android o hanno anche un iPhone, sia sul telefono o su un tablet, e per essere più esplosivo diamo la possibilità di scaricare un'app. Ora io ce l'ho qui, però non posso farvela vedere sul grande schermo, non è ancora sugli App Store perché è ancora in fase beta, funziona già, abbiamo già fatto tutto quello che dovevamo fare, in teoria per inizio giugno saremo sugli App Store. Ok, e con questa app che cosa accade? Accade che diamo la possibilità ai commercianti, quindi parliamo di negozi come commercio fisico, di accettare le criptovalute. Chiunque possieda un portafoglio digitale potrà andare dal commerciante e comprare qualsiasi prodotto su questa app. Il commerciante che non conosce questo mondo, d'altra parte, se ha paura, noi praticamente gliela togliamo per il fatto che attraverso il software riusciamo a convertire istantaneamente la cripto che si paga in euro se si trova in Italia. Questo permette che il commerciante accetti nuove forme di pagamento, in questo caso le cripto, attraverso il nostro circuito, perché siamo, ricordiamo, un ecosistema, e allo stesso tempo si ritrova euro sul suo conto, dove sempre lui, dove dicevamo prima, ha le sue chiavi private in mano e gestisce e tiene conto di tutto. Un'altra cosa che abbiamo implementato per favorire questo utilizzo delle app è che paghiamo il commerciante una fee al posto di farla pagare a lui. Per la prima volta il commerciante riceve una fee dello 0,25% su ogni sua transazione prodotta in cripto. Su una fee totale di 1%, quindi il 0,25% di 1% va al commerciante. E parlando proprio di fee, andiamo a parlare della nostra moneta che è il DMG, un utility coin, dove vogliamo prendere come tipologia di idea il Bitcoin come riserva di valore, quindi piano piano andrà a crescere, non sarà speculativo, ma avrà una crescita lineare, e con il fondo di riserva di questa moneta, che viene prodotto soprattutto da tutti i servizi che dicevamo prima offriamo, quindi le fee di transazioni sulle app, sulle ATM, sulla piattaforma e su un'altra cosa che ve la dico tra poco, questo andrà a generare sempre di più il volume del fondo di riserva della moneta, ma ogni volta che partirà da $1, ogni volta che arriverà a $1,05 rimane $1,05, una volta che arriva a $1,10 rimane $1,10. Praticamente è un sistema deflazionistico, e dall'altra parte vogliamo anche assomigliare al dollaro per l'utilità, per essere speso, per essere convertito, per poterlo andare globalmente a spendere e utilizzarlo. Quindi questa è l'idea della DMG. L'ultima cosa che dobbiamo parlare è proprio questa. Per non essere un exchange ma un wallet che diamo in mano al cliente e se lo gestisce da solo, non riusciamo a far comprare le cripto con le monete fiat, essendo decentralizzati.
Che cosa pensiamo di fare per questo? Daremo un IBAN al cliente che possiede la piattaforma, perché così il cliente riesce da solo a mandarsi i fondi dalla sua banca all'IBAN della piattaforma e una volta che arriva nella piattaforma potrà convertire in qualsiasi moneta che è presente sulla piattaforma. Agganciata a questo IBAN ci sarà una carta che andrà a prendere i vostri asset presenti nella piattaforma. Ecco, quello lo stiamo facendo su richiesta della community in realtà. Noi vorremmo non farla questa cosa, perché ci riaggancia di nuovo lui sta andando a pranzo, ci riaggancia di nuovo al mondo classico bancario, quindi però ce lo chiedono tutti. Allora stiamo cercando delle soluzioni che non siano invasive, soprattutto. Della serie, alla puntata prossima racconteremo cosa è successo, perché ancora francamente siamo un po' nel buio sotto questo punto di vista. L'ecosistema da solo funziona, l'unica cosa è che non si può mandare direttamente del denaro fiat da un conto in banca al sistema stesso. È una scelta, cioè all'inizio la scelta nostra era molto pura, nel senso siamo blockchain, siamo nella blockchain, siamo cripto, rimaniamo questo. E poi purtroppo però le persone hanno bisogno di un servizio, quindi ci sono in atto una serie di ricerche, di agganci, di cose. Non è così semplice dare un IBAN a chiunque ha un wallet, che vuol dire moltiplicare i contatti poi con le banche, cioè anche con l'e-banking. Troveremo una soluzione, l'abbiamo trovata fino adesso, quindi la troveremo, però per adesso è così, cioè si può usarlo usando cripto soprattutto. Ecco, io avrei anche fatto, tu pure, e spero che vi sia piaciuto. Se ci sono delle domande... Veniteci a trovare, siamo dall'altra parte noi. Bene. Grazie mille e alla prossima. Mi sa che c'è una domanda. Ah, c'è una domanda? Sì. Ecco, grazie. È molto interessante soprattutto il discorso degli ATM, perché quelli finora in uso su Bitcoin secondo me non sono assolutamente utilizzabili. Mi chiedevo, è possibile, innanzitutto come sono diffusi nel territorio italiano e poi se c'è un limite al fatto che io posso anche inserire dei contanti per poi comprare criptovalute. Grazie. Allora, per ora in Italia non ce ne sono dei nostri, noi siamo in Svizzera. Stiamo cercando partner che hanno voglia di preoccuparsi di ciò, perché il discorso è questo: noi la macchina non è che la produciamo, la compriamo, svuotiamo completamente quello che c'è dentro e mettiamo il nostro software, che è velocissimo, cioè si parla di secondi. Certo, per portarla in Italia bisogna che ci sia qualcuno che abbia voglia di prendersela in carica, perché noi non gestiamo poi la macchina, il denaro che ci va dentro, eccetera. Deve essere un partner di questo tipo, quindi che sappia dove la mette. Poi c'è il discorso del limite italiano di cash che si può mettere dentro. Ora qui io non posso dire certe cose, però c'è tanta gente che ha più di un wallet, per esempio. Quindi poi noi, essendo appunto un'azienda svizzera e completamente decentralizzata, non ci sono grossi problemi. Certo, se uno arriva con una valigetta con $500,000 è dura, cioè, scoppia anche la macchina, poi non ci sta. C'era anche la possibilità inversa, nel senso di vendere e caricarsi la carta al posto di non prendere contanti. Sì, quindi sì. Quella inversa di poter caricarsi la carta. Sì, quando ci sarà la carta. Sì. Quindi adesso sì. si fa tramite wallet e basta. Invece il limite è di 1000 banconote presenti in entrata e in uscita, quindi deve stare in un posto sicuro, non può stare per strada, perché sennò è 1,60 m per 60 kg e quindi può essere 160 kg. 160 kg. Ok? Bene, molto interessante, grazie, vi seguo. Di niente. Grazie. Altre domande? Se no... Grazie a tutti, buon pranzo, spero. E niente, alla prossima. Grazie ancora. Allora, grazie veramente a tutti di essere stati qua. In questi panel la mattina abbiamo capito cos'è il metaverso, quali sono le applicazioni, poi ovviamente anche altre realtà di pagamenti e tutto. Io vi auguro un buon pranzo e ci vediamo qua per l'inizio della sessione pomeridiana.
Buon pranzo a tutti.